La nostra puntata natalizia prosegue qui in casa dei coniugi Zamagni, professore di economia lui e professoressa di economia lei, Caritas in Veritate, 2 anni e mezzo da quando è uscita questa enciclica. Con loro facciamo il punto della situazione. È successo qualcosa dopo che questa enciclica è uscita oppure tutto sommato è passata nel dimenticatoio e non se ne occupa più nessuno? Ma questa enciclica sta avendo un successo che le altre encicliche di dottrina sociale della Chiesa non hanno avuto. E sono state contate dal padre Salvini, l'ex direttore della Civiltà Cattolica, qualcosa come 18.000 conferenze, dibattiti, convegni, simposi in giro per il mondo che dalla pubblicazione di questa enciclica si sono svolti. Tanta attenzione non si era mai verificata e quindi è lecita la domanda del perché. In ogni caso è un fatto che i commenti, salvo qualche rara eccezione, sono stati tutti molto favorevoli. Un'altra novità è data anche dal fatto che questa crisi ha un po' suggerito a cercare qualche strada nuova, da quando l'alternativa, l'unica vera alternativa sovietica è morta. In realtà anche i partiti di sinistra si sono molto appiattiti sulle solite ricette che vengono confezionate dai professori di economia che hanno poi i risultati che vediamo. Quindi una voce nuova, una voce diversa, un suggerimento che si può stare sul mercato senza essere imprese capitalistiche, credo che veramente stia attirando moltissima attenzione. Non c'è il pericolo che in qualche modo sia considerato l'ambito della dottrina sociale della Chiesa un ambito in qualche senso morale? Direi che è vero che c'è questo rischio e anche questa tendenza, ma è legata ad una duplice circostanza. Primo, alla non conoscenza del fatto che l'ambito economico e l'ambito etico sono come le due facce della stessa medaglia. Così è stato sino a pochi decenni fa. Nessun economista serio o uomo d'affari serio avrebbe pensato di dissociare l'agire economico dall'agire etico. L'altra ragione invece è legata ad un'altra circostanza. Per il pensiero, diciamo, filosofico, economico, sociale nordamericano, l'idea che ancora è dominante là è che se ognuno si comportasse bene dal punto di vista etico, i risultati aggregati a livello dell'intero sistema pure sarebbero buoni. E questo è un errore dovuto ad una ingenuità metodologica ed è strano che anche studiosi affermati siano cascati e caschino in questo errore prettamente epistemologico. Tanto è vero che la dottrina sociale della Chiesa, con Paolo VI, Popolorum Progressio, esplicitamente introdusse il concetto di struttura di peccato, e cioè il peccato, tra virgolette, non sono solo quelli a livello individuale, anche le istituzioni possono fare peccato. Questo è un punto che soprattutto i nordamericani non riescono a capire. Loro pensano, se ognuno fa bene, il risultato congiunto è buono. No, perché ci possono essere istituzioni, e il mercato è una di queste istituzioni, che operano in maniera tale da produrre effetti perversi anche se i singoli hanno retta intenzione e si comportano in maniera adeguata. Ecco allora perché l'argomento secondo il quale la dottrina sociale della Chiesa, queste encicliche in particolare, si limiterebbero alla sfera morale è priva di fondamento. Ripeto, ci vorrà ancora pazienza prima che le mappe cognitive di tante persone e di tanti paesi del mondo occidentale riescano ad essere mutate per accogliere invece la novità di cui ho detto. E questa novità si vede anche bene, tuttavia, seguendo una delle strade che ha aperto mio marito in tema di istituzioni, perché il mercato stesso è un'istituzione e questo è molto importante saperlo, mentre in tempi recenti era prevalsa l'idea che il mercato fosse un meccanismo neutro e che quindi come tale non potesse essere mutato, tant'è vero che si è sempre parlato in tempi recenti delle leggi ferree del mercato. In realtà le leggi ferree non esistono perché il mercato è un'istituzione e quindi dà possibilità di attività economica in una direzione o in un'altra direzione, con dei principi o con altri principi a seconda di come è istituzionalizzato. La presenza dentro il mercato di imprese diverse da quelle tradizionali, ma pur sempre imprese,
è di fondamentale importanza per modificare questa istituzione che chiamiamo il mercato. Accanto alle imprese di tipo capitalistico devono operare in condizioni di assoluta parità imprese di tipo sociale, di tipo cooperativo e così via. Allora, questo vuol dire che la concezione di chi pensa che la parte buona dell'agire economico la si debba fare fuori dal mercato è una idea destituita di ogni fondamento teologico, e su questo direi che i padri della Chiesa ci sono stati maestri sin dal IV secolo, ma soprattutto è destinata a fallire dal punto di vista pratico. Non c'è il rischio di un ritorno in qualche modo a uno statalismo o comunque a un governo degli stati che pilotano l'economia? Ma questo è veramente uno dei più grandi paradossi che abbiamo sotto gli occhi in questo periodo storico, perché proprio una economia che ha predicato per anni e anni un liberismo, lasciate fare al mercato, che quello si autoregola, è terminata con questo risultato, ossia con una necessità di intervento massiccio dello Stato, mentre invece se avesse precedentemente istituzionalizzato il mercato in una maniera più sostenibile, non ci sarebbe poi stato bisogno, naturalmente, di questo grande intervento di salvataggio. Un intervento di salvataggio che peraltro, vediamo sotto gli occhi di tutti, che non riesce neanche a produrre un grosso risultato, vero? Perché quando i fondamenti sono sbagliati, anche le pezze che ci si mettono sopra sono sempre pezze, ma non riescono a cambiare il vero e proprio fondamento. Il ben noto filosofo e psicanalista francese Michel Foucault tempo fa introdusse l'idea del pendolo, da cui ancora oggi l'espressione il pendolo di Foucault. Cioè nella storia degli umani c'è questa costante, si passa a seconda delle epoche storiche da un eccesso all'altro, e questo è l'esempio tipico, da un eccesso di liberismo sfrenato e oso dire sciocco dal punto di vista scientifico, è chiaro che si è passati all'eccesso opposto dell'interventismo. Qualcuno ha definito il neoliberismo come la strada più veloce per lo statalismo, e in un certo senso è vero, ed in un certo senso è vero. Cioè i neoliberisti non si rendono conto che veramente la loro prospettiva è di breve respiro, di breve termine, perché nel lungo termine il neoliberismo non è sostenibile. Prima o poi occorre far intervenire lo Stato o addirittura gli insiemi di Stati se parliamo del livello internazionale. Basterebbe questa considerazione perché molti economisti neoliberisti, se fossero intellettualmente onesti, lo ammettessero, dovrebbero dire la nostra ricetta vale nel corto periodo, dove breve periodo può voler dire anche un quarto di secolo, ma è pur sempre un breve periodo, perché appunto se il mercato, che non è in grado di autoregolarsi, questo ormai l'hanno capito tutti, se non viene sostenuto dalla società civile organizzata, si verifica il paradosso di Bockenförde, il grande celebre costituzionalista tedesco, quando dice il liberalismo è un sistema che non riesce a produrre da sé i principi e i valori su cui si regge, quindi ha bisogno di importarli. Ecco, noi negli ultimi decenni ci siamo dimenticati di questo, abbiamo pensato che il mercato fosse in grado di autoregolarsi e abbiamo fatto strage di quei valori di varia natura, sia economica che sociale e morale, senza i quali il mercato non dura più dello spazio di un mattino. Lei suggerisce una cosa interessante, cioè non dice ci vuole lo Stato che metta ordine sul mercato, ma dice è la società civile che deve crescere. Esatto, perché lo Stato quando interviene vuol dire solo una cosa, che in quel paese non c'è stata e non c'è società civile organizzata. Organizzata però, la parola chiave qui è organizzata, perché di una società civile in senso metafisico non sappiamo che farci. Certo. Per cui tutte le volte in cui lo Stato è costretto ad intervenire, ed è costretto a intervenire dai neoliberisti, perché sono i banchieri, questo è il paradosso. Sono i banchieri che hanno chiesto l'intervento dello Stato per coprire le loro magagne e le loro malefatte. Questo accade quando, appunto, per un motivo o per l'altro, la società civile non ha saputo organizzarsi e non ha saputo creare quei contrappesi di cui diceva Vera poc'anzi. Non dobbiamo dimenticare che molti studiosi hanno parlato di fallimenti del mercato, ma altrettanti studiosi hanno parlato di fallimenti dello Stato. I due gruppi di
interventi che i privati possono fare o lo Stato possono fare sono sottoposti a dei grandi limiti. Allora invece ritornare alla società civile, ritorniamo alle radici della responsabilità, perché si suppone che una società civile non voglia lavorare contro di sé, naturalmente, no? Perché se anche questo avvenisse, allora veramente sarebbe una situazione di disperazione generale, ma noi non crediamo che questo avvenga, perché nella società civile ci sono abbastanza persone responsabili da rendere l'intervento della società civile meno prono a errori che non invece interventi di stati o un capitalismo o un privatismo lasciato correre senza limiti. Noi siamo influenzati da un pensiero in qualche modo che separa l'economia dalla socialità, per cui c'è questa dimensione di tipo filantropico. È la famosa teoria dei due tempi, no? È come qualche cosa che la tela di Penelope, nel senso che si provocano dei danni facendo un'attività economica senza una dimensione sociale che poi si devono aggiustare attraverso appunto l'intervento sociale e non ci si starà mai dietro, non si riuscirà mai ad ottenere dei risultati positivi. Questo è appunto conseguenza di una svolta che è stata consumata nella seconda metà del Settecento, nel momento in cui il paradigma teorico dell'economia civile è stato superato dal paradigma teorico dell'economia politica di impianto anglosassone, inglese prima e americano poi. Sì. I termini chiavi sono i due aggettivi, civile e politica. Civile rinvia al concetto di civitas, politica rinvia alla parola polis. Ora, il modello della polis greca è qualitativamente diverso dal modello della civitas romana. La polis è un modello di organizzazione sociale che tende ad escludere ad esempio le donne non erano ammesse nell'agorà della polis, i portatori di handicap non erano ammessi, gli incolti non erano ammessi, gli schiavi e i servi non erano ammessi. La civitas romana invece è un modello di ordine sociale tendenzialmente inclusivo. Ecco perché si dice appropriatamente che Roma è stata cattolica prima ancora di essere cristiana. Questo è il punto che molti dimenticano. Catholikos in greco vuol dire universale, eccetera, perché il modello della civitas tendeva ad includere attraverso il lavoro, attraverso l'attività lavorativa, mentre l'affermazione del modello dell'economia politica Adam Smith a cosa ha determinato? Ha determinato che si venisse a verificare quella logica dei due tempi o della separazione tra l'economico e il sociale. L'economico è deputato a produrre ricchezza e basta, a qualunque costo, a costo di soprassedere su principi e valori morali. Poi però, perché si è avanzati, si è progrediti abbastanza, dobbiamo ricordarci anche degli umili ed è così che è stato inventato il welfare state. Bisogna pure che qualcuno prima o poi si interroghi su perché è nato il welfare state. È nato come rimedio alle inadeguatezze insufficienti del mercato, ma rimedio ex post. Nel modello o nel modo di ragionare dell'economia civile si dice, prima di arrivare al welfare state, vediamo di integrare tutti, gli immigrati, i portatori di handicap, tutti coloro i quali per un motivo i meno efficienti, perché mica tutti sono obbligati a essere efficienti alla stessa maniera. Proviamo ad integrarli nel processo produttivo. Se poi qualcuno, ma molto pochi, rimangono esclusi, cercheremo di usare la filantropia. Questo era vero già nelle città-stato italiane, dove la inclusione era un'inclusione di lavoro e poi le opere pie servivano appunto quando la gente era malata, quando la gente era troppo anziana, insomma avevano la loro attività, ma però fondamentalmente era un'inclusione dovuta appunto ai processi di investimento e all'esistenza di imprese di vario tipo. E questa è stata la grande intuizione del pensiero francescano. La divisione del lavoro è stata inventata dai francescani ed è stata inventata la divisione del lavoro per consentire a tutti di lavorare. Il cieco deve poter lavorare, il sordo deve poter lavorare e quindi l'argomento era dobbiamo modificare l'organizzazione del lavoro perché essa si adegui alle esigenze delle persone e non viceversa,
come dopo succederà con l'avvento della rivoluzione industriale, per cui se tu non sei fitted, si dice in inglese, devi essere lasciato alla compassione o pubblica, welfare state, oppure privata, cioè filantropia. Filantropia. Entrambe le forme sono lesive della dignità umana e soprattutto non sono sostenibili dal punto di vista economico, come i fatti di questi tempi mostrano. Beh, questo concetto però si estende anche a quelli che sono gli aiuti internazionali. Ma Su è questo chiaro, sono ma perfettamente evidente, d'accordo. ma ancora di più. Ancora di più. E lei pensi che io adesso faccio vicepresidente di una ONG italiana che lavora in Africa? Per esempio abbiamo messo in piedi una latteria sociale fatta sotto forma cooperativa, ci sono 500 produttori di latte e poi viene elaborato il formaggio eccetera e pian piano lo stiamo dando in mano a loro da gestire. Ci sono ormai molti volumi che dimostrano che l'assistenzialismo è veramente contrario perché spegne le attività imprenditoriali locali e per di più abitua anche i governi a continuare a chiedere invece che a mettere delle condizioni perché le imprese locali possano svilupparsi. Secondo voi risultati concreti di questo genere qui ne stanno nascendo? La dottrina sociale della Chiesa Cattolica rispetto anche alle altre confessioni religiose cristiane e alle altre religioni ha questa caratteristica, che forse è anche una delle ragioni per cui ogni tanto qualcuno se la prende con il cattolicesimo, e cioè di utilizzare i principi base che discendono dal cristianesimo oppure da certi presupposti religiosi per incarnarli nell'attività economica. Insomma, il fatto è che le prime banche sono tutte di matrice cattolica francescana, dai Monti di Pietà in avanti. Quello che oggi chiamiamo il mondo del terzo settore, del non profit, ma santo cielo, ma chi l'ha inventato? È nel 1200, in terra di Toscana e di Umbria, che nascono le confraternite, le congregazioni, che sono esattamente il pandan rispetto ai tempi moderni dell'attuale organizzazione non profit. Queste congregazioni o confraternite non erano né statali, dove statali allora voleva dire legate al principe, o né legate all'attività mercantile. Quindi è evidente che tutte queste opere, che poi in seguito saranno chiamate opere pie con un titolo sbagliatissimo, perché queste erano opere tutt'altro che pie, erano opere di economia sociale, di un'economia cioè legata alla civitas, altro che pie, perché l'idea di pio evoca il concetto di filantropia, del buonista. Questo è stato un errore, non voglio neanche saperlo. Ma non erano così. Per esempio l'ospedale, chi ha inventato l'ospedale? L'ospedale è stato inventato dal mondo cattolico medievale e l'ospedale era un grande business perché naturalmente non c'erano mica gli stati che pagavano per le degenze, quindi gli ospedali possedevano grandi territori che dovevano coltivare, immobili che dovevano naturalmente amministrare per trarre danari per poter amministrare poi l'ospedale. Alla luce di questo non è casuale che la Caritas Ticino abbia mantenuto questa tradizione e le altre Caritas sempre in terra di Svizzera seguano l'altra impostazione. Non è casuale, bisogna saperle queste cose, avere il coraggio di dirle, perché la matrice protestante o luterano-calvinista ha sempre favorito il modello filantropico, tant'è vero che in terra anglosassone successivamente ha preso questa via. La verità va detta, bisogna dire che sono modelli diversi. Il cattolicesimo ha sempre interpretato il modo di applicare i propri principi come il rispetto della persona e della dignità attraverso l'economia e con l'economia, non attraverso il collaterale, le attività collaterali. Tant'è vero che l'obiettivo dell'economia veniva identificato nella felicità pubblica. Questo era l'obiettivo. Invece noi sappiamo che nel mondo anglosassone è l'utilitarismo privato, cioè la massimizzazione dell'utilità e non singola, della felicità. E non della felicità pubblica per di più, no? La Caritas in Veritate in un suo paragrafo dice che in fondo lo stesso concetto di profit e no profit è un po' da mettere in soffitta perché sarebbe superato dai tempi ed è la concezione appunto di un'economia che è impresa anche quando si occupa di opere sociali, no? Esattamente, l'enciclica non dice
che il non profit non va bene. Va benissimo, dice, però attenzione, dice il Papa, a non dicotomizzare il profit dal non profit, cioè ritornare a quella separazione di cui si parlava qualche minuto fa, e cioè il mondo del profit è un mondo perverso, malvagio, irrecuperabile, e lo contemperiamo o lo bilanciamo con il mondo del non profit, che è il mondo della virtù, dei buoni, eccetera. Il Papa dice no, perché la funzione del non profit è quella della minoranza profetica. Quella si chiama così nella scienza sociale un gruppo minoritario che, usando la capacità di guardare avanti nel tempo, indica la strada anche agli altri. Questa è la funzione propria di essere come una levatrice. La levatrice termina la sua funzione appena il bambino è nato e deve scomparire. Devono entrare altri soggetti, il pediatra per intenderci. L'obiettivo è di civilizzare l'intero mercato, di rendere civili, nel senso di cui si diceva prima, tutto il mondo dell'impresa. Perché cosa ce ne faremmo di una società nella quale il 90% poniamo di imprese fossero capitalistiche nel senso ottocentesco del termine e un 10% fosse occupato da soggetti che fanno redistribuzione o operano secondo certi criteri? L'obiettivo che deve perseguire quel 10% è di lievitare anche il 90%, perché questa è la linea di tendenza. Questo è il senso di quel brano importante dell'enciclica. Tenuto conto poi del fatto che la definizione stessa è una definizione inaccettabile, perché tanto non profit è una definizione in negativo, no? Non si definisce mai qualche cosa solo in negativo. Una mentalità ispirata dal cristianesimo ci dice che l'impresa ha come suo obiettivo quella dell'inclusione, del mettere al lavoro la gente, quella del produrre felicità pubblica, che poi sia profit o non profit è una questione successiva, ma il fine dell'impresa non è il fare profitto. Buon Natale. Grazie, altrettanto. Grazie, buon Natale altrettanto, anche a tutti veramente voi, a a voi. tutti gli amici del Ticino. Buon lavoro, e posso dire che voi siete sulla via giusta. Quindi continuate senza paura, con perseveranza e anche con umiltà, però continuate e non lasciatevi abbaccinare da chi è portatore di idee che all'apparenza sembrano superiori. Restiamo una minoranza profetica, ci proviamo Rimanete in perlomeno. rimanenza profetica. Certamente, Grazie. certamente. Grazie. Grazie, buon Natale Grazie, davvero a buon tutti. Natale davvero.